Oggi impareremo a fare il pane in casa. Abbiamo bisogno dei seguenti ingredienti: 1 chilo di farina 00, mezzo chilo di farina Manitoba, 3 bustine di lievito Pane Angeli, un bicchiere di olio extravergine di oliva, circa 200 ml, 2 cucchiai di zucchero, 3 cucchiaini di sale, 900 ml di acqua calda. Versiamo parte della farina 00 ed una bustina di lievito. Versiamo ancora la farina e la seconda bustina di lievito. Terminare con la Manitoba e la terza bustina di lievito. Questa operazione consente di distribuire uniformemente il lievito. Facciamo spazio al centro per l'olio extravergine di oliva. Sui bordi creiamo 3 logge per ospitare il sale che non deve venire a contatto con il lievito. Versiamo l'olio extravergine di oliva. Tre cucchiaini di sale, terminiamo coprendo il sale con lo zucchero. Lo zucchero eccedente lo versiamo nell'olio. Versiamo anche una parte dell'acqua calda. Terminato il caricamento degli ingredienti, possiamo abbassare il braccio satellitare del can. Ora non ci resta che avviare la velocità ridotta. Versiamo anche una parte dell'acqua calda. Versiamo lentamente il resto dell'acqua calda. Dopo pochi minuti l'impasto comincia ad avere una certa consistenza. L'intera operazione durerà circa 6 minuti. Spacchiamo l'impasto usando la paletta per facilitare l'assorbimento dell'acqua e la cattura degli ultimi resti di farina. Ora è pronto per essere posizionato sulla tavola.
Sono passati circa 15 minuti da quando abbiamo iniziato la produzione del pane. Stendiamo un po' di farina e lavoriamo l'impasto. Bagniamo il panno con acqua calda, strizziamolo e stendiamolo sopra l'impasto. Il panno umido è importante in quanto evita la formazione della crosta durante la fase di lievitazione. Ora siamo pronti per inserire un'altra serie di ingredienti per raddoppiare la quantità di pane. Ecco la seconda parte dell'impasto. Uniamo i due impasti . Lavoriamo ancora il tutto al fine di ottenere la forma che vedete nel video. L'intera operazione, ovvero il doppio ciclo di impasto, porta via circa 30 minuti. Con 3 kg di farina otteniamo mediamente 4,5 kg di pane. Mi raccomando, evitate di aprire finestre sia in inverno che in estate, per non compromettere la lievitazione. Non ci resta che attendere la lievitazione per almeno un'ora. Ecco come cresce. Questa è una ripresa accelerata con vista dal basso. Questa è una ripresa accelerata con vista dall'alto. Ora alziamo
quanto basta al telo e procediamo con il taglio. Mi raccomando, non bisogna maltrattare l'impasto. Potremo scegliere sia la dimensione che la forma dei panini, secondo i nostri gusti. L'invito a sperimentare è d'obbligo. Possiamo cominciare ad accendere il forno, fra circa 30 minuti inforneremo, temperatura massima intorno ai 280 gradi. Andranno coperti con della carta assorbente al fine di avviare il secondo processo di lievitazione, che durerà circa un'ora. Ecco i panini che sono cresciuti. Ora possiamo cominciare ad infornare partendo dai panini che ci sembrano maggiormente lievitati. Consiglio di visionare la doratura del pane a metà cottura, aprendo tranquillamente il forno. Già che ci siamo, giriamo anche la teglia per garantire uniformità di cottura. Ecco la prima teglia che esce. Inforniamo le altre. Mettiamo il timer a 15 minuti se desideriamo un pane meno cotto, oppure 20 minuti se lo vogliamo più cotto. Mi raccomando, è vietata l'attivazione della funzione forno ventilato. Ecco i panini sfornati. Facciamoli raffreddare prima di manipolarli. A seconda della grandezza desiderata si ottengono dai 22 ai 32 panini ed un peso complessivo di circa 4,5 kg. Ora non ci resta che eseguire la prova a morbidezza. Il pane deve essere ben cotto, non gommoso, ma soffice. Ripetiamo la prova a morbidezza. Inseriamo il pane in un sacchetto per alimenti e riponiamolo nel congelatore. Possiamo scongelare naturalmente il pane 3 ore prima dell'utilizzo, oppure possiamo usare un forno a microonde con la funzione scongelante. Ed avremo un pane perfetto come appena fatto.